No, dai, 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 dai. Sì, ci siamo riusciti e subito sale il morale dopo un paio di minuti. Vabbè, adesso dobbiamo solo fare un po' attenzione, che rimanga bello acceso, e non avevo neanche il tempo di coprirlo meglio sotto, trovare sassi. Ho ben guardato un po', però coi sassi non riuscivi a toglierli, e con tutta sta neve andare in giro a trovare sassi adesso non era facile. Ora posso sedermi un attimo, ho aggiunto qua un ramo e godermela un po'. Ah! Sta uscendo qua, ok. Dai, 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 dai. Cos'era? Chi è? Cos'è? Non è che ho legna per 4-5 ore, forse per 2-3, però c'è un po' di luce. Adesso magari mi sciolgo un po' subito dell'acqua, bevo qualcosa e poi faccio un'altra ricerca. Subito vado a prendermi un po' d'acqua, cioè neve, e vado a scioglierla, anzi bollirla un po' sarebbe meglio, e di più non mi serve. Un po' si è sciolta, forse ho messo troppa neve, ho messo una seconda volta. Guardate un po' l'acqua che si beve qua, non è acqua limpida come in tutti quei video che vedete di solito. In effetti è pieno di pezzetti e roba, però me ne frego. Qua ho ancora qualche rametto un po' più grosso che ho preso da questo larice, e qua vediamo un po' la postazione adesso. Bel fuocherello, si è già un po' scaldato quel sasso, che sicuramente la notte un po' di calore per addormentarmi mi restituirà, poco ma sicuro. È presto, dobbiamo fare qualcosa ancora. Ho fatto ancora un po' d'ordine, quella roba l'ho messa lì, quella roba un po' più grossa come vedete, e qua ho messo all'interno anche un po' di rametti, e comunque anche solo un piccolo strato, subito, non so, più comodo qua all'interno, non dovendo calpestare ovviamente qua la neve, quel che c'è, che è il terreno freddo. Ora un altro po' di acqua
Anzi, credo che facciamo già il tè e poi basta. Stavo pensando prima che adesso sono quei momenti già dove magari o smangiucchi qualcosa o comunque hai in mano il cellulare. Scusate se faccio schifo, però non c'ho, ovviamente anche fazzoletti di carta, robe così non ce le ho. Speriamo di non dover andare al bagno più tardi. Stavo dicendo cellulare. Sono quei momenti dove magari adesso sei sicuramente seduto davanti al cellulare, fai qualche fottina per Instagram eccetera, quelle cavolate lì. No, adesso qua mi sto dedicando esclusivamente al fuoco, faccio solo dei piccoli pezzetti, no? Mi godo proprio questo momento, questo sì, spezzare pezzo per pezzo, legnetto per legnetto e riscaldare con calma un po' qua la zona e me stesso, un po' d'acqua e aspettando un po' la notte. Può sembrare noioso, sì. Un cellulare magari stareste lì a far chissà che cavolate, ma non è noioso, è dedicarsi al momento proprio all'essenziale qua in questo momento. Vado subito a spezzarmi qualche pezzetto anche se inverno non sono al massimo, ma pino qua per un tè. Sì, non è che è il massimo qua, ma non credo ci sia tanta scelta. Magari questi qua un po' più freschini, questi piccoli, bastano 2. Comunque si sta comodi qua. Spero di non scivolare troppo in giù. Sta per bollire lì giù in fondo. Vabbè, metto già un po' degli aghi di pino spezzati e basta già, però. E poi quando bolle aspetto 5 minuti. Vabbè, che bolle già adesso, So qua che prendo ancora 2-3 rametti per il letto. Guardate la luna lassù e lì abbiamo il nostro accampamento. Ho aggiunto un po' di pavimentazione ancora, un bel po', e qua adesso praticamente è così che posso star anche sdraiato qua tranquillamente. Prima stavo così, in questo modo assurdo, qualche rametto e adesso il tè, si sente già il gusto di pino, forse ho messo un po' troppo, ancora caldo. Questi aghi me li smangiucchio pure un po', giusto qualche morso. Ora finché c'è un po' di luce ancora, credo che ci sia, oggi c'era così una bella giornata che credo che ci sia ancora mezz'oretta di luce, se non di più.
non farà subito buio, freddo, fresco, sì, ovvio, si sente adesso, però niente di grave. Vado un giretto, faccio un giretto, penso che porto la telecamera, torno più tardi e lì mi scaldo di nuovo un po', metto un po' di neve che lascio magari un po' lì vicino, giusto un po' lì, così che si scioglie qualcosa per quando torno. Mezz'oretta, non credo neanche, giusto un giretto qua intorno, poi ci vediamo dopo. Buonasera. Tutto bene? Tu? Com'è? Bene. Bene anche perché comunque adesso mi sono già fatto 2 o 3 pentolini, quindi mi sono reidratato bene. Ho un leggero languorino ma sopportabile, insomma, alla fine non è che per 24 ore hai bisogno di mangiare chissà cosa. Anche perché fortunatamente comunque non è freddissimo stasera, quindi questo ci aiuta tanto, E dai, ci sta. Ho già tirato fuori un po' la luce, ormai è buio, senza luce voi vedreste questo qua, almeno così si vede qualcosina. Sciolto di nuovo un po' d'acqua, un po' meno sporca se la lascio da questa parte qua. Il vento per fortuna tira da questa parte, cioè via dal sacco a pelo e verso verso il fuoco. Ecco, ora devo dire che sto molto meglio, rilassato, ho bevuto qualcosina e niente, mi sto veramente rilassando. Cioè, ho fatto un video ultimamente switch off, questo è il classico switch off, poi ripeto, senza cellulare ancora di più. Voglio raccontarvi appunto anche un po' queste cose qua che a volte magari non vengono dette. Sì, non so che ore sono, ma non è tardi, saranno le 6, tra le 6 e le 7, ma io credo che qua un'ora e mezza, 2 al massimo si va a dormire stasera. E lassù abbiamo la luna che sicuramente non si vedrà adesso è lassù dietro quei, ma forse si vede. Qua intorno sono c'è un po' di neve e comunque le scarpe hanno tenuto da Dio, però mi scaldo un po' i piedini, non sono per niente bagnato. Devo dire che si sta veramente bene, non ci saranno quei 2-3 gradi in meno sotto lo zero, però non le senti. Al momento non c'è un fil di vento, sto veramente bene. Attualmente ho appena scoperto un problemino, ho le lenti a contatto e dovrei toglierle, però non ho un cellulare, niente, che a volte funge da specchio magari o così.
E un incognito che devo risolvere in qualche modo. Provo a toglierli così. Sono ben quelle dailies poi da buttare via, ma vabbè, ce la farò. Vi farò sapere se ce l'ho fatta o no. Un ultimo giretto. La situazione, un mio forte dubbio è tuttora, vedete? Vabbè che il sacco bivacco è grande, però è un po' corto sto letto. I piedini giù, quelli saranno un po' all'aria. Ok, qua la mia pavimentazione, il fuoco. Qua ho solo, vabbè, qua questa è solo la roba tecnologica, e lì primo soccorso, e qua nello zaino è solo spostato in qua, non c'è dentro più niente al momento a parte le chiavi della macchina, penso. Qua un po' di legna ancora, più che abbastanza come vedete, e è così. Questo è il posto dove andremo a dormire a breve. Qua poi ho ancora un po' di legna che magari ogni tanto butto lì, però non fa tanto freddo. Niente, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Cos'era? Chi è? Cos'è? Oh. Avete sentito? Avete sentito? Qua non c'è il gallo che ti sveglia. Picchio. Buongiorno. Ah. Come vedete c'è ancora un po' di cenere, questa vorrei andare a sfruttare e scaldarmi un po' dell'acqua.
abbiamo già il fuoco. Questa è andata bene. Ebbene, bene, il fuoco è già partito bene. Mo direi che vi faccio un po' vedere qua. Allora, come ho dormito, non dormi come a casa, è chiaro. Innanzitutto, vabbè, il bivi per me è sempre una garanzia come il sacco a pelo, però è chiaro che da sotto sentivo un po' il freddo, cioè il materassino, come dico spesso, è più importante di un buon sacco a pelo. Poi dipende dalla stagione, io parlo delle mie stagioni preferite che sono quella autunnale e invernale. E lì ovviamente senti il freddo dal pavimento e come, e quello lo sentivo all'inizio. Poi cosa ho fatto? C'avevo qua dentro la mia giacca che ho addosso e quella l'ho messo sotto di me, ok? Quella l'ho messa sotto, questa all'interno c'ha questa roba qua, se no la giacca da 2 soldi, non chiedete neanche il link o cose così. E questo ha aiutato tantissimo, moltissimo, nel senso che proprio dove ero sopra questa giacca qua non sentivo più quel freddo che saliva da sotto. Forse era anche sopportabile per l'inizio, ma verso la mattina poi sicuramente dava molto fastidio o influiva in tal modo che non riuscivi più a dormire. E niente, cioè proprio dove finiva poi sta giacca giù verso ginocchia, piedi poi, sì, sentivo il freddo. Potevo lasciarla addosso? Stavo pensando giusto adesso, no, non credo, cioè è meglio averla appoggiata sotto, proprio come tipo un ulteriore isolante da sotto. Ok, per il resto dormire a tratti, dormi se va bene, non so se ho dormito un'ora di fila, un'ora e mezza, forse ci sono state un 2 fasi, ma per il resto sono brevi, ti addormenti in brevi periodi, mezz'ora qua, un quarto d'ora lì, poi ti giri di continuo, almeno io mi giro di continuo e posso dire che praticamente, vediamo un po' il letto come è messo. È messo ancora relativamente bene, direi. Si nota subito che ho schiacciato qua di più che giù in basso, però allora ho curato molto di più questa parte qua che quella sotto, e quella l'ho sentito la mattina. Praticamente qua c'avevo qualche ramo che mi dava fastidio e qua sono andato a curare un po' più questi dettagli coi rami. Qua ho fatto un po' meno attenzione e piccolezze, però che magari non ti danno tutta quella libertà, ti tocca prendere certe posizioni per non sentire certi rami, non sempre comodo, un po' fastidioso. E per il resto no, così era. Ho dormito, qualcosa ho dormito, mi sento anche relativamente riposato, però è uno schifo in bocca e devo bere qualcosa. Ieri, praticamente subito dopo che sono andato a dormire, ho sentito qualcosa, un animale un po' più grosso che è passato di là, qua vicino, passi lenti ma pesante nella neve, non so, un cervo probabilmente, magari dopo vado verso in là a vedere in quella direzione lì, a vedere se vedo delle impronte. Poi mi sono un attimo, sì, no, sì, spaventato, diciamolo, perché mi sembrava così vicino e vabbè. La mattina io mi sono svegliato praticamente così dentro in questo buco, non c'è neanche più qua. Tirava un bel vento, la mattina ho iniziato, vabbè, probabilmente col sole che scalda l'aria, poi arriva sempre quel vento la mattina e quello era bello fresco e
praticamente mi sono ritrovato un po' in questa buca che mi ha dato senza dubbio un po' di protezione e ho coperto anche un po' con questo bivi, ok? Qua vedete un po' di attrezzatura, se vi interessa la faccio vedere, la mostro nel primo video dove spiego un po' questo progetto, questa uscita. Vediamo lì il sole sulle punte, c'è l'alba e so che l'alba è intorno alle 7, non lo so esattamente, però su di lì, e a parte che lì c'è già un po' più di sole da quella parte, perciò più o meno manca poco all'uscita di 24 ore, mancherà un'oretta. Sulla fame devo dire zero, non è la prima volta che faccio una dieta del genere, se volete chiamarla così, anche più lunga, l'ho già fatta di 3 giorni, però ci sono quei picchi dove, questo è una mia personale opinione, non so se è così, quando tu sei abituato di mangiare come a pranzo, a cena, quegli orari dove senti qualcosina, una volta passati quelli, come stamattina mi sono svegliato con leggero, dici, sei abituato a svegliarti e poi far colazione, passato, adesso non sento più assolutamente niente. Sicuramente questo desiderio, questo bisogno di dover mangiare, anche perché ne abbiamo bisogno ovviamente se sprechiamo energia, aumenta dopo il secondo giorno, quello è poco ma sicuro. Mi sa che lasciamo questa postazione e la salutiamo. Ovviamente andrò a quelli, vado a spargerli, magari faccio pure qualcosina lì, sono sicuro che qualche capriolo li sfrutterà per passare la notte, tutta sta roba la metto via, la spargo un po' qua in giro, la cenere aspetto un bel po' ancora e poi ovviamente va a finire nella neve. E quello che vi dico anche, qua ovviamente non abbiamo coperto bene la terra sotto e qua io sono paranoico e vado a controllare tutto intorno, tolgo tutto, anche scavo una bella buca per essere sicuro al 100% che non c'è un po' di braccia ancora, e niente, poi ovviamente viene ricoperto con neve eccetera, più possibile come era prima. Stavo cercando l'altro membro, non c'è, non sappiamo se ha sopravvissuto la notte al momento. Eccolo, Buongiorno. affumicato. Buongiorno. Allora, come avete capito anche, Come ho fatto? non ero solo, ognuno il suo posto, ognuno ha fatto le sue cose, però quello, come ho detto prima, vi racconterò in un altro video che segue. Nottata è andata benissimo, non ho mai avuto freddo, l'isolamento ha funzionato perfetto, non ho capito sto coso sopra se ha funzionato o non ha funzionato, boh, ho tenuto via un po' il vento, però insomma dai. Mi sono svegliato una volta perché avevo fame, sentivo un brontolio pazzesco, ho detto ma speriamo, poi alla fine insomma 10-15 minuti e ciao ciao. E basta. Una volta è andata benissimo, qualche rametto che ha un attimo rotto le scatole, ma un po' di shake, un po' di assestamento, no, veramente sono stato da Dio. Basta, adesso ho scaldato un po' d'acqua, ho bevuto, adesso penso che fra un po' cominciamo, anche perché l'alba è già passata, quindi a occhio e croce saremo già ben oltre le 8 di mattino, forse anche verso 8:30, quindi direi che le 24 le abbiamo quasi passate. Esatto, ho detto la stessa cosa prima. Niente, il saluto con Fede, praticamente lui farà il suo video, sotto metterò il link del suo canale YouTube. Io questi video qua, e ringrazio Fede, vabbè, sono poche persone che può invitare per robe del genere, perché praticamente gli ho detto solo tu devi portare 7 oggetti e andiamo a dormire nella neve.
Ok, vabbè, non so, non so più cosa hai detto, vabbè, nell'altro video. Assurdo, solo Fede riesce a fare ste pazzie con me. Ciao ciao. Ora vi risparmio l'immagine, ma quando la pipì è troppo gialla vuol dire che abbiamo bevuto troppo poco. Nelle ultime 24 ore avrò bevuto, non lo so, 1, 2, 3, 4, 5 tazzine, qualcosa più di 1 litro. Non penso di arrivare a 1,5 litri. Sì, piccola chicca survival. In questo caso direi niente di allarmante ancora. Si nota già una piccola differenza, però tutto lì. Ecco che arriva il sole a salutarci. E così direi che per questa uscita, per questa esperienza survival di 24 ore con soli 7 oggetti è tutto. Seguirà un altro video, come ho già ripetuto, dove ci saranno spiegazioni, ulteriori chiarimenti o magari rispondo a qualche domanda. Per il resto sotto ogni video trovate qualcosa, qualche link, se vi interessa, e guardate anche i commenti. E direi che per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao ciao ciao.